oggi. Oggi si gioca a The Mortuary Assistant, l'assistente dell'imbalsamatore. L'assistente dell'imbalsamatore sono io, ovvero saremo noi nel ruolo di questa ragazza molto dedita al suo lavoro che si trova a fare una serata da sola in obitorio a imbalsamare i cadaveri. Se la cosa non è già abbastanza raccapricciante di suo, sappiate che dentro uno dei cadaveri dell'obitorio c'è un demone, quindi noi non dobbiamo semplicemente metterci lì a lavorare sui corpi, ma dobbiamo anche capire dove sia il demone, in quale cadavere si nasconda, identificare il cadavere, identificare il demone, perché come sapete voi che guardate film horror ce ne sono tantissimi, dobbiamo identificare il demone, scoprire il suo nome e solo così potremo praticamente intrappolarlo nel cadavere che ospita, buttare il cadavere nell'inceneritore e sconfiggere quindi il demone. Non sarà per nulla facile perché noi intanto dobbiamo lavorare sui cadaveri per imbalsamarli e scoprire degli indizi che ci portino a scoprire dov'è questo demone, e il demone ogni tanto apparirà e ci farà letteralmente, ce la farà far sotto praticamente, quindi io lo faccio in compagnia a questo gioco perché devo dire che ci sono dei jumpscare molto efficaci, quindi spero di non urlare come una ragazzina isterica, ma non garantisco nulla. Allora, noi siamo nell'appartamento di Rebecca. Siamo stati convocati dal nostro capo che ci ha chiamato di notte e ci ha detto di andare all'obitorio per un lavoro speciale, qualcosa del genere. Quindi noi, che siamo appena assunti, siamo molto dediti al nostro lavoro, ci precipitiamo all'obitorio per capire cosa sia successo. Ok, ok. Allora, tutto molto accogliente, no? Favoloso. Ok, fantastico, ci siamo. Allora, qualcuno ha bussato. Controllo giusto per scrupolo, ma non credo ci sia nessuno. Intanto c'è stato uno strano rumore, uno strano sbalzo di corrente. Cosa cazzo sta succedendo? Comunque c'è una bella atmosfera, mi piace. Nonostante abbia tutto acceso qui, sarebbe da giocare al buio, ma dopo voi non vedete me. Per iniettare il fluido direttamente negli organi, va bene, ce lo facciamo andare bene. Questi sono dei bisturi, credo, sì. Quindi praticamente non so cosa stiamo facendo esattamente di tecnico. Lo prendiamo a picconate nelle gengive e gli cusciamo la bocca sostanzialmente. Sta succedendo qualcosa. Ecco, forse è per quello che non mi fa incidere, perché mi sta andando fuoco il simbolo. Ok, quindi in teoria da qualche parte dovrebbe esserci un simbolo adesso. Ah, fantastico, grazie, cioè non l'avrei mai visto. A parte che di mio sono completamente cieca, ma poi al buio, figuriamoci. Ora avvicinati al cadavere e prova a far scorrere il cursore in basso per l'incisione. Adesso ci provo. Ah, hai ragione te, grazie, fantastico. È la mia prima volta, scusate, è la mia prima autopsia. E... ok, stiamo facendo drenare il sangue. Quindi ancora una volta prendiamo gli strumenti del mestiere. In teoria questa dovrebbe essere l'ultima volta perché abbiamo fisicamente finito i cadaveri. Quindi ormai... Allora, Vanetta mi sta indicando le celle frigorifere.
Ok, me la sto facendo sotto. Il corridoio è diventato infinito. Allora. Credo che dovremo tornare indietro a questo punto perché qua c'è un muro. Ho un muro di mattoni davanti e dietro. È una situazione abbastanza spiacevole. È sempre più stretto, aiuto. Allora, non ho idea di che cosa stia succedendo. Siamo più intelligenti. No, 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 no. Oh merda. Oh merda. Non ho veramente nessuna idea di dove sono. A occhio e croce direi Innsmouth, ma potrei sbagliare. What a familiar voice. Be more comforting. Just let me in, Rebecca. It will all be over. Where am I? What happened? allora, Let me go! Hey! What are you doing? I'm sorry. This is the only way. chi è questo? Wait, no, why are you doing this? Help me, please! Please, Raymond! Ma chi è il mio capo? Non so. No, non riesco a capire. Raymond! No. Allora, mi ha chiuso dentro questa cassa e potrebbe finire male. È finita così, ragazzi? Veramente? Ma no, ma cos'è? Ma no, ragazzi, ma non... Così, cioè sono rimasta posseduta mentre eseguivo l'esorcismo, mi ha chiuso in una cassa ed è finita così. Allora, ci prendiamo innanzitutto questo taccuino, che fra l'altro io ce l'ho anche nella vita reale, ma questo qua mi servirà per prendere appunti sugli indizi che lasciano i demoni. Quello che c'è nel gioco invece ci servirà per capire se ci stiamo facendo possedere, perché praticamente io mi metto a scarabocchiare sul foglio e se lo scarabocchio comincia ad avere una forma umanoide vuol dire che la mia mente sta venendo posseduta, quindi faccio cose contro la mia volontà. Allora, questa ci serve perché sul retro dovrebbe esserci, se si gira magari, dovrebbe esserci il codice per accedere alla sezione misteriosa del computer, perché nel computer dovremo mettere i dati dei nostri cadaveri, ma anche c'è una sezione che ci aiuterà a orientarci nel magico mondo dei demoni, alla quale possiamo accedere solo con questa password. Abbiamo preso queste specie di garze, ci va così, pazienza. Allora, questo è il nostro primo cadavere. Ci sono delle cose proprio caratteristiche del demone, tipo dei particolari segni, dei particolari tagli, o il fatto che il cadavere si muova, ovviamente, ma cominciamo il duro lavoro. Per prima cosa dobbiamo controllare se ci sono delle
dei segni particolari e ce li annotiamo. Quindi qua ci sono tipo dei, delle ferite, robe del genere. Questo l'abbiamo segnato. Ci siamo appuntati tutti quanti i segni particolari. Adesso andiamo a stampare il foglio che serve, immagino, alla famiglia del defunto. Bene, a questo punto si procede con l'imbalsamazione a tutti gli effetti, quindi cominciamo a prendere un po' di strumenti. Io sono ormai un'esperta, quindi vado a colpo sicuro. Prendiamo questi scalpelli o qualunque cosa siano. Prendiamo... Qualcuno sta bussando, ma io farò finta di nulla. Io farò finta di nulla perché devo lavorare. Quindi ci servono formaldeide e quella roba lì da sparargli nelle vene e fare in modo da far defluire tutto il sangue marcio che c'è ancora dentro. E oltre a tutte queste sostanze chimiche, l'ingrediente segreto è questa specie di reagente che fa parte del nostro kit di esorcismo, che serve praticamente per, nel caso ci sia il demone dentro questo cadavere, ci serve per imprigionarlo successivamente quando avremo fatto il sigillo. Al momento non abbiamo né il sigillo né nessun indizio che questo tizio possa essere quello posseduto, quindi è un grosso problema. I tubi che ci servono ovviamente per collegare le vene del nostro cadavere con il macchinario che gli pompa dentro la formaldeide e le altre schifezze. Quindi ora ci servono le forbicine, poi ci servono i tubi. Adesso non ho capito se stiamo aspirando o se stiamo iniettando. Credo la seconda. Stiamo iniettando della roba per conservare il cadavere. A questo punto il nostro cadavere è preparato. Non abbiamo... Ok, allora, intanto si è spenta la luce? No? Chi è che sta piangendo? Will you help me? Signora, tutto a posto? Tutto bene? Tutto bene? Allora, c'è una foto? Che cos'è? È una foto del 1970. Non so. Vabbè, la buona notizia è che abbiamo fatto bruciare uno di quei cosi, una di quelle pezze e in teoria dovrebbe averci rivelato da qualche parte un marchio. Dobbiamo trovarlo perché ovviamente eccolo qua il marchio, eccolo qua. Aspettate che me lo appunto e ogni volta che quegli affari bruciano ci indicano un simbolo. I simboli servono sono praticamente le parti del nome del demone. Con sufficienti simboli riusciamo poi a capire quale sia il nome del nostro demone. Un altro simbolo sta per comparire. Il demone è vicino. Potrebbe essere... Di solito è dietro tipo... È tipo dietro i... dentro gli sportelli, una roba così. Adesso trovarlo qui... Ah, è qua, fantastico. Quindi abbiamo una specie di J. Da muovere questo carrello. Quindi procediamo con questa nuova cadaverina nuova di zecca. Ok. There we go. Adesso mettiamo le lenti a contatto sugli occhi della salma, in modo che immagino siano tipo per tenerli chiusi, per fare in modo che si conservino. Io faccio finta di niente. Alright. È successo qualcosa? È successo qualcosa? Aiuto. Non siamo più nel Kansas, non siamo più nell'uditorio. Aiuto. Sembra l'abitazione di un tossico, probabilmente lo è. C'è un cadavere nel pavimento, ragazzi. You did this to me,
It's all your fault. Allora, ho avuto un attimo di svenimento, ma mi sto riprendendo. Ok, adesso come al solito la sfida è capire dove sia questo... Ah, è qua, fantastico. Ci abbiamo messo poco stavolta, quindi una specie di 9. A questo punto, ragazzi, possiamo provare a identificare il nostro demone. Un po' disorientato. Ah, forse questo. Allora, abbiamo un 9, una T e una specie di strana J. Abbiamo trovato il nostro demone. Aspettate che mi segno la sequenza, quindi appunto possiamo già fare il nostro marchio, ma prima di apporlo su un cadavere dobbiamo capire qual è il cadavere su cui va messo sostanzialmente. Quindi esatto, ok, quindi abbiamo il nostro marchio, abbiamo identificato il demone, dobbiamo identificare a questo punto il cadavere, cosa non facile. Vediamo come siamo messi con la nostra possessione. Allora, cominciamo a essere un po' vittime del demone. Perché è fuori? Allora, il terzo cadavere ha deciso di uscire di sua spontanea volontà, di sua iniziativa. Allora, è il cadavere, sembra di un'anziana signora. Aiuto! Aiuto! State a vedere che alla fine il posseduto è proprio il terzo cadavere, quello che non farò in tempo a preparare perché verrò posseduta io in primis. A questo punto, perché no? Potrebbe essere la vecchia. Potrebbe essere la vecchia. Qua non c'è niente. Ah, è lei, ragazzi, è lei. Di solito quando hanno questi taglietti potrebbero essere posseduti. No, mi dispiace perché a questo giro non ci sono state per adesso delle apparizioni degne di nota. Do the dead comfort you? È lei, ragazzi, è lei. Ti sei ormai fregata, hai deciso di rivelarti. È lei la posseduta. Perché, cioè, non sono un'esperta, ma solitamente i cadaveri non parlano. Quindi, e poi la vecchia è pronta per essere portata al forno. Oddio. Non si apre la porta. Ma non mi fare questo, cazzo. E qua non c'è più l'uscita. Non c'è più l'uscita. Capisco. Momento di relax, la nostra Rebecca. Molto fantasma giapponese questa cosa. Lei continua a vedere i fantasmi della madre sostanzialmente. Fantastico, allora andiamo immediatamente a prendere il marchio perché il demone sta per possederci. It's your grandma. Oddio mio. Allora sentiamo la voce della nostra cara nonnina. Se non fare scherzi. Non fare scherzi, vecchiaccia. Allora, non riesco a interagire con il carrello, quindi potrebbe stare per succedere qualcosa. Cazzo! Don't you love your grandma? I just wanted to visit you. Don't you miss me? I brought you something. Oddio.
Oddio. I thought maybe you could slit your wrist for me. Just a little cut. No. What's wrong, Rebecca? Don't No. be afraid of your grandma. Ah, c'era quasi. Ma sul serio? Mi sta pugnalando? No, è un'allucinazione, per fortuna. Ok, siamo ancora in pista, ragazzi. Adesso sto bastardo finisce nel The wrong you fuoco. know. Il demone mi sta dicendo che forse ho sbagliato, perché se sbaglio, ragazzi, se brucio il corpo sbagliato, Are you sure this is the right time? è un casino, cioè è un casino. Dritto nelle fiamme dell'inferno. Allora, adesso bisogna pregare di aver identificato il demone giusto e di aver identificato il cadavere giusto. Non ho mai vinto in questo gioco, quindi non ho idea. L'abbiamo beccato il bastardo. Grande, fantastico. Era lui. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Quindi, fantastico. Abbiamo completato un turno di notte. Siamo stati posseduti 2 volte, le 2 volte precedenti che ho giocato, e in generale si può dire vittoria, fantastico,